Subscribe to the channel and like the video. Un recente studio ha identificato oltre 30 emozioni che possono venire trasmesse e riconosciute anche solo ascoltando una voce. Guardate il mio piacere nel dire questa frase, solo ascoltando una voce. Veramente ci vuole tanto per comprendere questo. Non sono 30 emozioni dal mio punto di vista, ce ne sono molte di più, poi le vedremo. Ma mi soffermo un attimo su questo solo. Facciamo un piccolo esempio, e questo esempio è il telefono. Chiamiamo al telefono qualcuno. Come diceva un pochino anche Elena, tra le righe, ascoltiamo quella voce e riconosciamo immediatamente chi è, se lo conosciamo oppure l'abbiamo già sentito, e già questo dovrebbe far comprendere quanto è potente questo strumento. Ma vado avanti. Sentiamo attraverso questa voce al telefono, senza vedere, senza avere nessun altro riferimento, se questa persona sta bene, non sta bene, è arrabbiata e via dicendo. Ovviamente io sto narrando soltanto le emozioni base, a me è possibile sentire anche le sfumature, che non sono così facili da individuare, e aiuta la completezza di poter comprendere già quello che la persona sta per dire. Poi posso farvi anche un altro esempio interessante, sempre su quanto solo ascoltando la voce. Molti clienti US mi chiedono di lavorare sulla loro segreteria telefonica. Vi sembrerà strano, non so se è già arrivato in Italia, ma negli US è fortissima questa cosa, perché una segreteria telefonica registrata con una voce non allineata e non voglio neanche dire corretta e nemmeno impostata, perché io non amo le voci impostate, sono voci bloccate, ok? Questa persona fa subito capire al cliente o al referente qualche cosa di sé e non lo sa, quindi spesso non si viene richiamati. Come mai? Ecco, quella segreteria telefonica forse va cambiata e la voce va ampliata. Mi spingo ancora un po' oltre perché ci tengo veramente tanto e i risultati che vedo ogni giorno sono enormi. Se vogliamo, dicendo sempre solo la nostra voce, possiamo aggiungere la cimatica, che è una scienza, disciplina che studia la visione e il potere di cosa succede a livello morfogenetico grazie alle onde sonore sulla materia. È bellissima, se avrete del tempo curiosatela. Ma ancora di più vi posso dire, sempre su solo la voce. Masaru Emoto, Giappone. Io amo moltissimo il Giappone, conosco anche un po' di giapponese. Ha dimostrato con grande entusiasmo che l'acqua sottoposta a delle vibrazioni, quindi parole, suoni positivi, crea dei cristalli meravigliosi, con delle figure auree. Ovviamente se questi cristalli, se la voce non è ben allineata, questi cristalli saranno di una diversa struttura, quasi disconnessi. Ecco, lascio soltanto un piccolo input e se avrete domande lo vedremo magari in modo più ampio. Immaginate il potere di questa acqua che grazie alla vibrazione vocale delle parole che stanno uscendo ci dona questi cristalli con figure auree, oppure ci dona dei cristalli frammentati. Beh, il nostro corpo è composto da oltre il 60% di acqua. Sono riuscita a farvi riflettere? Ecco perché io lavoro intensamente, perché la voce influisce su quell'acqua che abbiamo nel corpo e fa veramente delle cose incredibili, in senso positivo, ma a volte anche in senso negativo. Ora vediamo queste 30 emozioni e abbiamo l'ammirazione, quindi la vocalità si esprime dicendo ammiro una persona e quindi si sente questo entusiasmo nella vocalità. Quando questa ammirazione non c'è, non si può fingere.
Poi parliamo dell'adorazione, che è ancora un pochino più eccessiva, se vogliamo, dell'ammirazione, e la nostra voce cambia di nuovo, ulteriormente. L'apprezzamento, l'aspetto estetico, certo, fondamentale, essenziale, ci troviamo davanti a un concetto incredibile che io tutte le volte cito sempre negli Stati Uniti dicendo che la nostra voce è la nostra business card. La nostra voce è la nostra business card. Sorpresa, esprimere la sorpresa con la nostra gioia e con la nostra voce è fondamentale. Le persone che ci sono vicine oggi, stiamo facendo questo webinar, se la mia voce fosse piatta, noiosa, oppure molto bassa, oppure quasi sottile, impercettibile, annoierei tutti. No, dobbiamo avere nella voce la sorpresa, la gioia, che è dentro di noi prima che uscire da noi. Poi veniamo all'argomento particolare, l'ansia. Qua mi soffermo un attimo perché ci ritroviamo indicativamente intorno a un 90-92% dei miei clienti. L'ansia ha un grandissimo potere non solo sull'essere umano in generale, ma sulla voce è veramente deleterea. Non solo crea affaticamento, non solo crea dei blocchi incredibili, non si riesce ad uscire, quindi la parola a volte manco esce, proprio non riesce nemmeno ad uscire, e questo è un limite per un professionista che probabilmente si è anche preparato, subentra questa ansia e la voce si blocca oppure si rompe. Quando questa ansia è presente, la nostra voce la mostra immediatamente. Ci tengo a ribadire che la voce non mente. Diciamo tutto in quello che stiamo dicendo, ok? Poi abbiamo il timore, e questo porta la voce ad essere molto più chiusa, ristretta. Diversi clienti arrivano dicendomi: io sento un nodo in gola perché è strozzata e quindi la sforzo. No, questo è un inizio per comprendere che dobbiamo lavorarci. L'imbarazzo. Beh, mi è capitato, forse sembrerà strano, alcune persone che mi hanno chiesto: ma io come posso usare la mia voce quando mi sento imbarazzata, però voglio togliermi dall'imbarazzo? Ecco, se non diciamo nulla, l'imbarazzo si ingrandisce. La nostra voce invece riesce a rimettere questo imbarazzo al suo posto. La noia. La noia è un elemento importantissimo, ok? Ascoltare persone che parlano in modo noioso e monotono, vi garantisco che non può nella maniera più assoluta portare un risultato di ascolto ed efficacia. Non può proprio succedere. Potete avere l'argomento più importante del mondo, potete essere preparatissimi, ma se annoiate con quella voce non rimarrà nulla, come la slide di prima, quel fuoco. Poi andiamo alla confusione. Diciamo che alla voce capita qualcosa di simile che la sensazione dell'ansia, ma neanche tanto. La confusione a volte fa dimenticare le parole. Alcune persone mi hanno detto: guardi, io ho bisogno di un suo aiuto sulla vocalità perché mi aiuterà a livello cognitivo e costruttivo della mia presentazione per non fare confusione, non perdere il punto e soprattutto non rimanere muta per qualche frazione di secondo. Poi abbiamo il desiderio, abbiamo il disgusto. Io amo molto quando ci troviamo davanti a delle emozioni che forse non sono canoniche, ma anche il disgusto è importante. Bisogna esprimerlo, bisogna dirlo. Forse in maniera professionale dobbiamo essere un pochino più dolci con questo disgusto, però a volte la nostra voce deve far comprendere bene se ci siamo o non ci siamo in quell'argomento e in quella decisione. Poi abbiamo il dolore. Mi soffermo perché il dolore è importantissimo. Parliamo di un'emozione che deve essere espressa attraverso la voce senza paura. Allora saremo un mondo migliore.
Empatico, abbiamo sentito parlare di empatia in mille modi, ok? Beh, io voglio dire che l'empatia ed empatizzare con qualcuno è proprio fondamentale, legato alla risonanza. Dobbiamo risuonare con l'altra persona, non solo musicalmente, ma ancora più profondamente secondo le nostre frequenze. Poi abbiamo un'altra parola carina, anzi un'emozione, l'incanto. Incanto, incantesimo, arriva dalla voce. Qui concedetemi un attimo di magia, ok? Arrivo da Boston e vicino a Boston c'è un'area un po' magica, come qualcuno saprà. Che cosa succede? La voce ha il potere di incantare, non solo sulle persone che incontrate, ma anche voi stessi allo specchio a volte. Con me funziona. Poi abbiamo l'invidia. L'invidia difficile, però è importante anch'essa. Abbiamo l'eccitazione, la paura. Ecco, paura e ansia sono elementi fondamentali nel mio lavoro. Paura non solo blocca, non solo strozza la gola e quindi la voce esce rauca, difficile, la salivazione si azzera, la persona non riesce ad articolare bene. La paura crea veramente un'aridità vocale. L'orrore? Abbiamo l'interesse, la felicità che dicevo prima, la nostalgia. E la nostalgia non sottovalutiamola, è molto bella. Veniamo da una cultura che ovviamente io non ritrovo dove vivo, perché la nostra è molto più ricca da questo punto di vista, della poesia, dove c'è la nostalgia, la malinconia e la recitazione di questi elementi, l'enunciazione di queste emozioni veramente ci arricchiscono come essere umano, ma anche come essere vibrazionale. E poi abbiamo l'amore, così scontato, così ingrandito, così facile apparentemente. No, assolutamente no, l'amore è una delle emozioni più difficili da dire, soprattutto se è profondo ed è vero, abbiamo paura, però è bellissimo. E quindi avere la voce pronta ed allineata per dirlo, vi garantisco che dà una grandissima soddisfazione, oltre che grandi risultati relazionali. Poi abbiamo la tristezza, la soddisfazione, mi piace, soddisfazione, sentite proprio come suona bene. Nella parola, nel suono della parola c'è tutto. Il desiderio sessuale, anch'esso è presente, l'empatia e l'esultanza. 30, 31, per me sono molte di più. E la nostra voce, se ben allineata e ben articolata, ma soprattutto viva con quello che vogliamo dire, è in grado di veramente far arrivare tantissime frequenze che passano inosservate, ma non è vero. Nemmeno, io non parlerei neanche di inconscio, sono ancora più profonde, sono quello stato di frequenza, quantistica, vibrazione, onda sonora. Subscribe to the channel and like the video.